Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi voglio dare un messaggio di incoraggiamento a tutte le persone che hanno un nome, un secondo nome o un cognome che inizia con la lettera E, N, U o W. Bene, andiamo a vedere qual è la carta che è uscita mentre mischiavo il mazzo. Abbiamo la carta numero 5. Parla di saggezza. Guardate, è curioso perché registravo il numero 4 è uscita la carta numero 4. Con voi che siete il numero 5 è uscita la carta numero 5. Parla di chiarezza mentale. Questo probabilmente è il tema su cui verterà la lettura, su cui potrete lavorare o su cui sarete, diciamo così, focalizzati nel prossimo periodo. Andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare una delle altre lettere. Per chi volesse contattarmi può scrivermi un'email e sotto scusate, nella descrizione trovate sia l'indirizzo email che vedete anche lì, sia link a video che potrebbero esservi utili. Ragazzi, partiamo con un 3 di spade, un 8 di bastoni e il cavaliere di spade al contrario. La temperanza, il cavaliere di coppe e il sole. Devo dire che questo 3 di spade, insomma, apre la lettura con qualche questione che probabilmente non vi è andata tanto giù. Può essere una ferita ancora aperta, magari che risale al passato per qualcuno. C'è una sofferenza di base, diciamo così. Ehm, E l'otto di bastoni mi parla del fatto che abbiate bisogno di una comunicazione o potreste ricevere una comunicazione. Comunque l'otto di bastoni parla sempre di, a parte che è una carta velocissima che accelera tutte le carte vicine, ma poi parla sempre di notizie in arrivo, che di solito sono belle. Però, considerato che abbiamo un 3 di spade qui vicino, diciamo che sono notizie in arrivo. Potrebbe anche essere qualcuno in arrivo. Datemi una carta per il cavaliere di spade. Cavaliere di bastoni e la giustizia. Ho come la sensazione che affronterete qualcuno. È come se questa persona non riuscisse a scapparvi questa volta. Perché abbiamo anche la carta della giustizia e quindi potrebbe essere che arrivi la giustizia divina anche in questo senso. Cioè che ci sia qualche questione che arrivi dall'esterno e che vi metta in condizioni di chiarire, di comunicare. Se fosse per esempio una situazione lavorativa, vi sprona a mettere in regola le cose, a regolarizzare le cose, ragazzi. Poi abbiamo la temperanza qui, il cavaliere di coppe e il sole. Allora, io, siccome anche la giustizia è una carta che parla di equilibrio, appunto, ho come la sensazione che dobbiate mettere in linea, in regola, in piano, come vi posso spiegare, certe cose. Allora, la temperanza in sé parla di guarigione psicoemotiva, ovvero cercare di mettere in equilibrio quello che sono i desideri della mente con quello che sono le emozioni, quindi cercare di fare un bilanciamento, un equilibrio tra quello che è la parte emotiva e la parte mentale e questo porta alla guarigione. Tenete presente che è una carta anche che viene raffigurata con un angelo e anche la carta della giustizia indica la giustizia divina come ho come la sensazione, anche vista questa carta, che ci sia qualcuno che stia in un certo senso vegliando su di voi. Mm, Ora, dipende se credete dagli angeli o no, sta di fatto che o il mettere in regola queste cose o il mettere in regola questi lati, ok, di voi porta l'espansione del sole.
Il cavaliere di coppe io qui la sento come un... perché avete tre cavalieri, quindi ci sono tante figure ed è come se fosse un'offerta, un movimento, o il darvi una possibilità o il dare una possibilità a una persona, che per qualcuno potrebbe anche essere una seconda possibilità. Però sento che un po' la temperanza e la carta dei, dei re magi sarebbe, sono collegate perché mettendo in equilibrio questi due lati si arriva a quello che è la saggezza, cioè si riesce ad avere il cuore abbastanza aperto da essere amorevoli, compassionevoli, ma si ha anche il quinto chakra abbastanza aperto da essere saggi e da riconoscere quello che è giusto e quello che non lo è. È come se ci fosse una capacità di discernimento molto matura. Andiamo a vedere come finiamo. Sei di coppa al contrario e asso di spade. Di nuovo una carta di comunicazione. Sì, vi invitano a essere chiari, vi invitano prima a fare ordine nei vostri pensieri, a mettere in equilibrio le cose, a capire che cosa è giusto e che cosa non è giusto. E dopo fare una comunicazione. Datemi un'altra carta per il 6 di coppa al contrario. Un altro ragazzi, un altro cavaliere. Avete tutti e quattro i cavalieri. Tanto movimento del più vario, perché avete dal cavaliere più veloce al cavaliere più lento. Potrebbe essere una questione riguardante dei figli, soprattutto se avete più figli. Ma qui è una questione di mettere le cose in chiaro, mettere le cose in regola. Tenete presente che quando c'è la giustizia si parla anche di eredità, di burocrazia, di questioni legali, che vi dirò se fosse quello il vostro caso, potrebbe essere che nel prossimo periodo, e parlo di circa, mettiamo un paio di 2 o 3 mesi così, potrebbero sbloccarsi. Anche con una certa velocità, devo dirvi. Però il punto, sì, secondo me è una questione o tra amici o tra fratelli o tra un gruppo, perché quattro cavalieri, a meno che non siano quattro pretendenti, ragazzi, ma me lo scriverete voi nei commenti. Sta di fatto che è qualcosa che si trascina da parecchio tempo, che deve essere regolarizzato, come la sensazione che questo tre di spade sia latente da tanto tempo. Fatemi sapere nei commenti. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, giusto così come consiglio finale. Uh. Sperimentare e trasformazione. E li metto qui. E se li leggo uno di fila all'altro, proprio è sperimentare la trasformazione, sperimentare il cambiamento, sperimentare la vostra essenza, il vostro... Mi viene da dirvi la vostra giocosità nella vita, anche un po' per contrastare questa energia un po' pesante del tre di spade e anche della morte, perché comunque questa carta qui, la trasformazione, la carta della morte, parla di trasmutare vecchie emozioni, vecchie abitudini, vecchie dinamiche, vecchie questioni, vecchie, perché comunque abbiamo un 6 di coppe. E lo sperimentare, diciamo che è proprio un po' il provarci, il buttarsi. Avete 4 cavalieri, ragazzi. Datevi un'occasione o date un'occasione all'altra persona. Però anche voi dovete cercare di esprimere tutto voi stessi. E tenete presente che, sapete, ci sono delle volte dove si dice, ah, ho dato tutto a quella persona. E poi invece, se ci pensate, molte cose non le avete dette, tipo mi dà fastidio quello o mi dà fastidio l'altro, anche dare
diciamo, la parte negativa di noi è un dare tutto, che non vuol dire prendersi, insomma, a parole, però anche quando c'è qualche cosa di non bello di noi, esprimerlo, quello è dare tutto. Però se noi nascondiamo certe cose, non comunichiamo certe cose, non ci stiamo dando al 100%. Nei tarocchi la carta degli amanti rappresenta due figure nude e uno dei significati è proprio quello. Quando si incontra l'amore e si parla di amore vero con la carta degli amanti, ehm, ci si deve mettere a nudo nei confronti dell'altro perché sia un amore puro, genuino e sincero al 100%. Mm? Ragazzi, spero di avervi aiutato con questo messaggio. Fatemelo sapere comunque nei commenti. Se vi è piaciuto potete mettere like, potete iscrivervi, condividere. Ogni tipo di supporto è molto importante. Da oggi è anche possibile abbonarsi al canale se volete. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!